La ESLite invece come funziona? È collegata a dei file con estensione .es. Se vado su internet e scrivo ESLite, allora se vuoi sapere che cos'è dal punto di vista tecnico, scrivendo ESLite, Wikipedia, hai una descrizione, diciamo dovresti avere comunque una descrizione di quello che comunque alla fine questi file IES che noi scarichiamo da internet contengono all'interno il profilo digitale di una vera luce. Quindi, mentre tutte queste luci che noi abbiamo visto fino ad ora in realtà non corrispondono a delle luci delle quali tu riesci anche a sapere la marca, il modello, quindi proprio le caratteristiche di luminotecnica di quella luce. Invece con queste IS Lite noi riusciamo proprio ad avere le informazioni di luminotecnica di una luce. Se noi dentro a Google scriviamo IS Lite, ci sono dei siti, per esempio questo IS Library, che se entriamo all'interno, entriamo qua in Browser Library, lui ci apre una sezione in cui ci fa vedere queste luci e ce ne sono a centinaia. Questo Bega è una marca, quindi se io continuo a camminare, una vera marca di illuminazione, se io continuo a camminare, quindi supero la lettera B, quindi scendo sotto, poi a un certo punto cominceranno, queste sono posizionate in ordine alfabetico, ognuna di queste luci tu vedi che ha una forma molto particolare e si riferisce a una vera e propria luce. Quindi se tu per esempio devi fare un lavoro e sai esattamente il tipo di luce, diciamo, che vuoi inserire e l'azienda che hai scelto per l'illuminazione è ehm, è una casa c'è un'azienda importante, è probabile che loro hanno prodotto questi file IES e li condividono con gli utenti. Eh, quindi ora se io scorro parecchio, diciamo, questo elenco, a un certo punto la marca dovrebbe anche cambiare. Eh, Ci sono anche altri studi, altri siti che ti danno queste mappe IES, quindi per esempio questo Lemon Studios, qui dentro vedi c'è un pacchetto con delle luci. Per esempio io clicco qui su Free Download, parte il download di questi elementi, io apro la cartella e la vado a decomprimere. All'interno di questo file, entrando nella cartella pack, io praticamente mi trovo delle luci di formato IES e accanto anche un'anteprima del tipo di luce che loro producono. Diciamo, questo ha inserito l'anteprima perché ovviamente io guardando semplicemente questo file qua, a meno che non ho installato dei programmini, per esempio IS Viewer, che ti permettono di vedere comunque l'anteprima delle, eh,
delle luci, altrimenti tu non sapresti che tipo di luce vai a caricare. Per esempio, ipotizziamo che io voglio inserire questa Defined diffuse che produce questo tipo di luce qua. Allora vado di nuovo in V-Ray, vado nella scena, vado su ES Light, lui immediatamente mi chiede di andare a selezionare il tipo di luce che voglio inserire. Quindi io entro qua dentro e vado su, abbiamo detto Defined Diffuse, vado su Apri e clicco in un punto e tu vedi che ti compare questa luce, la sposto leggermente più fuori e vado a vedere nella scena. Nella scena si intravede leggermente un piccolo alone di luce. I parametri, come vedi, sono completamente diversi da quelli delle luci di V-Ray. Qua dentro troviamo il colore, qui troviamo l'intensità che è data solo in lumen. Quindi non c'è modo di cambiare l'intensità della luce, ma deve essere per forza in lumen. Andando ad attivare questo elemento, qui dentro leggiamo l'intensità che il file conteneva, diciamo internamente, conteneva i dati per essere 1700 lumen. Però se tu vedi che non sono comunque sufficienti, vai ad aumentare l'intensità della luce. Quando arrivi qui a questo punto finale, se ricordi, puoi andare ad aumentare questo valore. Più aumenti questo valore e più vedi appunto che l'intensità della luce diventa forte. Ovviamente tu all'inizio fai dei grandi salti, diciamo, su quello che è il valore dell'intensità della luce. Poi quando hai trovato, diciamo, il limite più alto, allora poi mano a mano vai a decrescere fino a trovare, diciamo, l'intensità giusta. Quindi mi devo mantenere, quindi tu più o meno capisci qual è il range entro il quale ti devi mantenere. Ora ti accorgi che la forma di questa luce è completamente diversa da tutte quelle che abbiamo visto con la luce rettangolare, anche con quella laconica che io ti ho detto che non si usa spesso, è molto più realistica. Cioè, perché queste qua sono effettivamente delle vere e proprie luci, quindi contengono appunto queste informazioni di illuminotecnica di reali luci. Qui abbiamo il percorso di dove è caricata la IES che eventualmente potremo andare a sostituire. Qui in shape praticamente questo qua corrisponde alle ombre prodotte da questa luce. Mettendo from ES file lui produce le stesse ombre che sono contenute, quindi lui va a prendere all'interno del file le informazioni inserite all'interno per produrre le ombre. Point, lui simula che l'oggetto luminoso, quindi che la lampadina, sia un punto luce e quindi emette di conseguenza un tipo di ombre un po' più dure, perché normalmente più i punti, più l'emissione della luce proviene da un corpo piccolo, più le ombre sono nette, più il corpo luminoso è grande, più le ombre sono morbide. Circle produce le ombre come se l'oggetto fosse circolare, sphere come se fosse sferico e per circolare sferico io qua posso anche aumentare il diametro, diciamo, di questi elementi. In opzioni ho la possibilità di disabilitare le ombre, cosa che non facciamo mai, oppure disabilitare nella riflessione speculare la luce.
Una caratteristica che hanno queste luci IES è che non devono essere allontanate dalla parete. Quindi se io prendo questa luce e la porto un po' più lontano, tu vedi che lei illumina per terra, ma io vicino alla parete non vedo più il segno. Quindi se ritorno indietro, quindi per avere l'effetto migliore, diciamo, di questa luce, io devo appunto fare in modo che la luce lambisca la parete, così vedi, cioè sia attaccata alla parete e punti così verso il basso e avrò come risultato finale lo stesso risultato dell'anteprima che io avevo all'interno diciamo, del file che mi sono scaricato. Per completare i tipi di luci abbiamo la mesh light. La mesh light praticamente ti permette di convertire in luce qualunque oggetto tu hai nella scena. L'importante è che sia trasformato in un gruppo o in un componente. Per esempio, se io clicco qui e creo una scritta e la posiziono qui vicino alla parete. Quando ho un oggetto deselezionato, allora se io non ho niente selezionato, questo parametro questo tasto non è attivo. Appena io ho qualcosa di selezionato, questo tasto si attiva e nel momento in cui io lo vado a premere, compare su questo tasto una sorta di croce tratteggiata rossa e tu vedi già che l'oggetto inizia ad emettere della luce. Entrando nei parametri, tu ti ritrovi che questo oggetto di tipo mesh light hai la possibilità anche qui di dare delle unità di misura, hai la possibilità di impostare un colore e di conseguenza tu vedrai che l'oggetto emetterà la luce e illuminerà anche le zone vicine a sé. Volendo potrei metterlo anche come invisibile, però non ha senso utilizzare questo tipo di luce e renderla invisibile, perché questo tipo di luce, visto che viene applicata su un oggetto, non avrebbe senso, a meno che tu non vuoi creare un effetto in cui si vede l'oggetto, quindi come se la luce non uscisse dall'oggetto vero e proprio, ma uscisse lateralmente all'oggetto. Gli altri parametri sono gli stessi delle luci rettangolari, quindi il decadimento della luce, le ombre, il fatto di mandare luce da tutti e due i lati e la possibilità di disabilitare nelle riflessioni e nella riflessione speculare la luce.